Ciao a tutti, come state? Oggi faremo un test di italiano di livello B2. Come sempre, per ogni domanda ci sono 3 possibili risposte. Io vi lascerò qualche secondo per pensare, ma se avete bisogno di più tempo, basta mettere il video in pausa. Iniziamo! Ieri alla festa mi sono annoiato così tanto che... Risposta A. Sono andato. Risposta B. Me ne sono andato. Risposta C. Sono partito. La risposta corretta è la lettera B. Me ne sono andato. Me ne sono andato. Qui dobbiamo usare il verbo andarsene. Si tratta di un verbo molto utilizzato nella lingua italiana, che ha il significato di andare via. Esso è un verbo pronominale, che si coniuga quindi come i verbi riflessivi, che presenta al suo interno anche il pronome ne. La sua coniugazione quindi è io me ne sono andato. Tu te ne sei andato. Lui, lei se n'è andato o andata, eccetera. Domanda 2. Bisogna che tu l'italiano. Risposta A. Impari. Risposta B. Impara. Risposta C. Imparavi. La risposta corretta è la lettera A. Impari. Bisogna che tu impari l'italiano. Con i verbi impersonali come bisogna, occorre, vale la pena, si utilizza il congiuntivo. Bisogna che tu impari l'italiano. Essendo qui tutto al presente, è scontato l'utilizzo del congiuntivo presente. Impari. Attenzione a questa frase. Spero i miei obiettivi. A. Che io raggiunga. B. Di raggiungere. C. Che io raggiungessi. La risposta corretta è la lettera B, di raggiungere. Spero di raggiungere i miei obiettivi. In questa frase abbiamo il verbo sperare, spero. Quindi sarebbe scontato l'utilizzo del congiuntivo. Ma attenzione, se abbiamo lo stesso soggetto nella frase principale, io spero, e nella frase dipendente, che io raggiunga, allora non utilizziamo il congiuntivo, ma utilizziamo di più infinito. Ricordatevi questa regola. Se il soggetto della principale e quello della subordinata coincidono, allora utilizziamo di seguito dall'infinito, al posto di utilizzare il congiuntivo. Numero 4. Oggi devo andare da Sara. Devo ridare il suo libro. Risposta A. Le. Risposta B. Lo. Risposta C. Gli. La risposta corretta è la lettera A. Le. Oggi devo andare da Sara. Le devo ridare il suo libro. Qui va utilizzato il pronome indiretto di terza persona femminile. Le. Il significato è infatti a lei. Devo ridare il libro a lei. Numero 5. Sto cercando Riccardo da un'ora. Nessuno sa dove? Risposta A. Sarà.
Risposta B, sia. Risposta C, è. In questo caso abbiamo due risposte corrette, la B e la C, sia e è. Si tratta infatti di una domanda indiretta ed è quindi possibile utilizzare sia il congiuntivo che l'indicativo. Con l'indicativo diventa nessuno sa dove è. Sarebbe meglio dire dov'è, con l'elisione della lettera E. Con il congiuntivo diventa nessuno sa dove sia. Ricordatevi che con le domande indirette è possibile utilizzare sia il congiuntivo che l'indicativo. Numero 6. Cara nonna, mi manchi molto. Spero che presto a casa. Risposta A. Ritornerai. Risposta B. Ritorni. Risposta C. Ritorna. La risposta corretta è la lettera B. Ritorni. Spero che ritorni presto a casa. Qui abbiamo spero che, un'espressione che indica speranza. Quindi dobbiamo utilizzare il congiuntivo. Spero che ritorni presto a casa. Numero 7. Gli avevano promesso che invece nessuno si è fatto vivo. L'espressione farsi vivo, se non la conoscete, significa comparire, dare notizie di sé. In questo caso significa che nessuno è venuto ad aiutarlo. Dunque abbiamo la risposta A, aiutavano. Risposta B, aiutassero. Risposta C, avrebbero aiutato. La risposta corretta è la lettera C, avrebbero aiutato. Gli avevano promesso che lo avrebbero aiutato. Invece nessuno si è fatto vivo. Si tratta del futuro nel passato. L'azione di aiutare è successiva a quella di promettere. Nel passato gli avevano promesso che lo avrebbero aiutato in futuro. Usiamo quindi il condizionale passato, avrebbero aiutato, per parlare di un'azione nel passato successiva ad un'altra. Numero 8. Ho mangiato troppo. Mi sento come se un elefante. Risposta A. Avessi ingoiato. Risposta B. Ingoiavo. Risposta C. Ingoiassi. La risposta corretta è la lettera A. Avessi ingoiato. Mi sento come se avessi ingoiato un elefante. Il verbo ingoiare significa mangiare di fretta, deglutire con avidità. L'espressione come se richiede il congiuntivo imperfetto o trapassato. Imperfetto se l'azione si svolge nel presente, trapassato se invece riguarda il passato. Qui dobbiamo quindi utilizzare il congiuntivo trapassato. Ho mangiato troppo. Mi sento come se avessi ingoiato un elefante. Tutto nel passato. Questa costruzione, come se più congiuntivo imperfetto o congiuntivo trapassato, viene utilizzata per enfatizzare la frase precedente. Si tratta quindi di un'esagerazione. Fa parte del linguaggio iperbolico, quello che esagera nella descrizione della realtà. Mi sento come se avessi ingoiato un elefante.
E voi sapete che agli italiani piace molto l'esagerazione. Frase numero 9. Gianni, so che domani avrai un colloquio molto importante. Risposta A. Congratulazioni. Risposta B. In bocca al lupo. Risposta C. Condoglianze. La risposta corretta è la lettera B. In bocca al lupo. Gianni, so che domani avrai un colloquio molto importante. In bocca al lupo. Congratulazioni viene di solito utilizzato per esprimere la nostra gioia, la nostra soddisfazione a qualcuno che ha raggiunto un obiettivo importante. In questo caso il colloquio non è ancora stato superato. Ci si potrà magari congratulare in seguito, alla fine del colloquio, se sarà andato bene. Condoglianze si usa di solito per esprimere la propria partecipazione al dolore di una persona, soprattutto in seguito ad un lutto. In bocca al lupo è invece un augurio di buona fortuna che si fa a chi sta per sottoporsi a una prova difficile. So che domani avrai un colloquio di lavoro. Buona fortuna! In bocca al lupo! Numero 10. Era importante che la pizza ben cotta. Lettera A. Sia. Lettera B. Fosse. Lettera C. Era. La risposta corretta è la lettera B. Fosse. Era importante che la pizza fosse ben cotta. Con espressioni impersonali, formate da verbo essere più un aggettivo, è importante, è giusto, è strano, bisogna utilizzare il congiuntivo. La scelta del congiuntivo dipende dal tempo della principale. Qui abbiamo l'imperfetto nella principale. Era importante. Quindi sceglieremo il congiuntivo imperfetto. Che la pizza fosse ben cotta. Ultima domanda. Vi correggo, non facciate più gli stessi errori. Lettera A. Siccome. Lettera B. Quando. Lettera C. Perché? La risposta corretta è la lettera C. Perché? Questa frase rientra in uno dei casi in cui viene utilizzato perché. Più precisamente perché assume un valore finale e viene utilizzato come sinonimo di affinché. Vi correggo perché o affinché non facciate più gli stessi errori. Fate attenzione che quando perché ha questo valore è sempre seguito dal congiuntivo. Fantastico! Anche oggi abbiamo completato il nostro quiz. Complimenti per essere arrivato fino a qui e per non esserti arreso. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!